Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi, visto che ce l'ha chiesto qualcuno e abbiamo parlato sempre più di Vespa Large, continueremo il discorso in una specie di terza puntata del video che doveva essere diviso solo in due sul raffreddamento, e quindi ci occuperemo del raffreddamento sulle small. Una cosa, ultimamente sono comparso più io perché Damiano è molto impegnato in questo periodo, ma è sempre presente e ci consigliamo sempre, quindi l'argomento è sempre deciso insieme. Dunque, questa aggiunta non era preventivata veramente, però visto che ci avete chiesto di fare un discorso pure sulle small, lo facciamo, anche se in effetti il grosso delle cose, anzi quasi tutte, sono proprio le stesse, i concetti sono sempre quelli. In ogni caso qui abbiamo un motore corsa lunga e un corsa corta, questo in particolare di un ETS, proprio ETS, PK 125 ETS, e questo qui è un carter della Special con un centino. Ora, anche qui, tra l'altro abbiamo preso questa cuffia e l'abbiamo tagliata in maniera che possiate meglio vedere. La testata, questa è la cuffia del corsa lunga, questa è una testa DR, ma insomma sempre lo stesso discorso, capita in questa posizione, centriamo la candela, ecco qui. Allora vediamo dalla parte, l'aria arriva di qui, la ventola pompa l'aria qui, anche qui fatta col dovuto nella dovuta maniera e centrandosi sulle alette più esposte, ha senso quello scasso che vi abbiamo fatto vedere accennato in questa parte, per facilitare lo sfruttamento e il raffreddamento delle alette laterali, sempre senza esagerare, senza creare canali che cortocircuitino direttamente all'esterno il flusso d'aria in arrivo dalla ventola. Però il discorso più importante in questo caso riguarda lo sfogo dell'aria, perché queste cuffie, se dalla parte di arrivo dell'aria sono fatte più o meno come quelle del PX, dalla parte dell'uscita sono peggio. Prendiamo quella intera. La testata così si presenta. Scusate se non vi guardo, ma devo guardare quello che faccio. Allora, ecco qui. Quindi, come vedete, di qua il passaggio è un po' strozzato in ingresso, ma in uscita siamo molto peggio, ma proprio tanto peggio, perché dove l'aria dovrebbe uscire c'è una fessurina solamente. Quindi è utile fare questo lavoro. Noi qui non abbiamo aperto i buchi, ma abbiamo più o meno segnato dove vanno fatti. Bisogna vedere poi dove arriva la testa. Comunque il posto giusto è questo. I buchi triangolari vanno fatti di questa forma, lasciando una parte unita al centro per non far spaccare la cuffia, più lunga dalla parte posteriore, la feritoia a forma triangolare, più corta dalla parte della candela, e questo fa sì che l'aria possa uscire più facilmente dopo aver raffreddato la testa e il flusso non abbia uno stallo in sostanza. Altra cosa molto importante è questa parte, che anch'essa chiude il passaggio dell'aria in uscita e praticamente finisce per limitare il raffreddamento al cilindro, perché blocca in sostanza il flusso troppo. Quindi questa parte qui può essere asportata con vantaggio, senza esagerare, perché dove c'è quest'arco, quando la Vespa è in marcia, in ordine di marcia, c'è la cuffia dietro il carburatore, per cui quella cuffia che impedisce all'acqua schizzata dalla ruota di entrare nel vano del carburatore occlude questo foro di uscita e alla fine il passaggio è poco. Altra cosa importante, anzi importantissima, riguarda la cura della feritoia dalla quale esce il tubo di scarico nel montaggio diritto del cilindro, perché questo, quando il cilindro è montato al diritto,
il tubo di scarico esce in direzione ammortizzatore, ma dalla parte dove arriva l'aria, quindi questo foro fa uscire dell'aria di raffreddamento prima che abbia svolto il suo compito e quindi limita l'efficienza del sistema di raffreddamento. È utile, volendo fare un lavoro accurato, aggiungere alla cuffia un arco fatto con lamiera di rame o di alluminio sottile, lavorabile, fissato con 3 o 4 rivetti e rispettive rondelle in questa zona, che vada praticamente a copiare il tubo in maniera da lasciare la minor fuga possibile. La cuffia originale è tagliata con abbondanza per non rischiare che si fonda sul tubo di scarico, e in fondo per motori originali, ma se il motore ha prestazioni più elevate è molto importante curare questi dettagli. E poi vi dico anche il superfluo, che forse superfluo non è: la cuffia va montata con tutte le viti, perché si trovano tante vespette con solamente queste viti qui, perché sono scomode le altre da mettere. Però se ci sono solo le viti davanti, quando la ventola pompa l'aria, o comunque essendo fissata solo di qui, la cuffia dietro si alza e lascia una feritoia sotto che fa uscire tutta l'aria, si grippa in questa maniera. Magari qui aiutatevi, mettete una vite che svitate facilmente, una brugola, trovate un modo che faciliti il lavoro. Potete eventualmente tralasciare questa da questa parte, se proprio questa è veramente scomoda, oppure io di solito uso una brugola in maniera da poterla svitare con quelle chiavi a brugola che hanno la testa tonda e permettono di lavorare inclinate. Quello è un buon sistema. E questo è il discorso che vale sì per la corsa lunga, ma chiaramente si può riprodurre identico per il corsa corta. Valgono le stesse cose, con l'unica accortezza che il corsa corta diventa particolarmente delicato con cilindri in ghisa di alta cilindrata, perché la letta è poca. Un 75 soffre poco, i 102 e 110 soffrono molto, specialmente in ghisa, perché hanno poca letta, la canna è grande. Qui tutto è tranquillo fino a quando si usa un cilindro d'alluminio alimentato in maniera normale. Quando si va su con la potenza, chiaramente il raffreddamento deve essere curato meglio. Sono intanto andato a prendere anche un cilindro, questo è un 75 polini della Vespa 50, modifica per Vespa 50, per farvi vedere la cuffia del 50 col cilindro posizionato dentro. Ci sono alcune cose uguali, però la situazione qui è un po' migliore, alcune regole valgono lo stesso, soprattutto per questa parte. Per il resto il convogliamento aria in ingresso è comunque migliore che nel 125 nel motore a corsa lunga, perché la cuffia è più larga sopra in questa maniera, quindi l'aria può passare un pochino meglio, si può fare qualcosina ma poco. E dietro anche qui si può fare qualcosa, praticamente lo sfogo è piuttosto chiuso in questa zona, quindi l'apertura vale, ma si può fare una piccola apertura qui in alto, in questa parte qui, in cui l'uscita è più difficoltosa, ma in questa zona l'aria può uscire liberamente. E poi, come ripeto, salvo per i 100, 111, 102, 111,5 in ghisa, che costituzionalmente possono soffrire un po' di più, le potenze in gioco sono minori. Un discorso, sia pur breve, volevo farlo per quanto riguarda il cilindro montato diritto o girato. Questo fatto ha implicazioni importanti per il raffreddamento, perché il cilindro girato ha lo scarico dalla parte più lontana dal flusso in ingresso, quindi da questo punto di vista è più vulnerabile, perché è vero che nel montaggio diritto lo scarico è in un punto e il tubo di scarico si affaccia sul cilindro in un punto in cui disturba il flusso dell'aria e nello stesso tempo ne fa disperdere una parte, però è anche la parte in cui il flusso d'aria fresco arriva. Col montaggio girato il cilindro tende a surriscaldare di più il lato scarico. Attenzione, nel PX il cilindro è montato girato di natura,
però la lettatura, come ho fatto vedere l'altra volta, abbiamo detto che la lettatura è molto, fatto notare che la lettatura è molto più grande dal lato scarico, eccola, proprio per questo sul 125, e il 200 ha il bocchettone estraibile e comunque la lettatura prolungata. Invece qui abbiamo le alette della stessa grandezza da tutte le parti, quindi sono estese alla stessa maniera e quindi lo scarico rimane, se non è lambito dal flusso d'ingresso, tende a surriscaldare di più. E poi una cosa, montare il cilindro girato ha senso specialmente se si fanno motori molto spinti e quindi si utilizza una fase di scarico alta, che di per sé è un antidoto eccellente per surriscaldamento e autoaccensione. Nel montaggio girato, anche se adesso questo aspetto specifico non riguarda il problema del raffreddamento, c'è un vantaggio meccanico, e consiste nel fatto che il pistone nella fase di discesa, quando i gas in espansione lo spingono sul lato della canna, capita sul lato giusto, perché la spinta si esercita sul lato che nel montaggio girato è quello del terzo travaso, in cui il cilindro comunque è più chiuso perché non c'è la luce di scarico. Dunque oggi abbiamo fatto questa aggiunta per la Small e comunque vi invitiamo a chiederci ciò che desiderate che noi trattiamo, gli argomenti sui quali desiderate che ci soffermiamo, e cercheremo quando possibile di rispondere alle vostre esigenze. Tuttavia, da appassionati vi invito a ad accrescere la capacità di trasporre concetti adombrati rispetto a una questione ad altri similari, perché altrimenti gli innumerevoli casi che si possono presentare non potranno mai essere esauriti e sviscerati dalle nostre spiegazioni. Ed è importantissimo per un motorista così in erba, o qualcuno che vuole, a cui piace dedicarsi a queste cose, riuscire a trarre delle conclusioni da sé, trasponendo dei concetti esposti anche in generale. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.